Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video andiamo a vedere insieme il finale del progetto dedicato al sensore pioggia e al sensore crepuscolare. Infatti sono riuscito a montare i due sensori al momento in maniera provvisoria, però in questo modo posso raccogliere i dati e vedere come si comportano. Andiamo quindi a vedere le fasi finali della configurazione e i dati acquisiti in quest'ultima settimana di prove. La prima cosa che volevo farvi vedere è una modifica alla configurazione di Tasmota per quanto riguarda la DS1115. Infatti, per ottenere dei valori un pochino più corretti dal punto di vista della scala, ho dovuto cambiare un parametro di Tasmota per far sì che il valore rilevato dalla DS1115 sia dell'intervallo di tensione giusto. Andando a vedere infatti sulla documentazione di Tasmota ho visto che esiste un parametro che si chiama Sensor 12 che permette di selezionare il modo di funzionamento della DS1115. Tralasciando i modi differenziali, che sono quelli che lavorano sulla differenza di tensione rilevata dai diversi input analogici, ho utilizzato la modalità S, che è la single ended, quindi il singolo pin analogico, con la scala 1, cioè più o meno 4,096 volt, che è il valore superiore che più si avvicina ai 3.3 volt che gestisce il sensore. In questo modo ho ottenuto una scala del valore analogico assoluto rilevato dal sensore e sono riuscito a trasformarlo in un valore di tensione, principalmente per ottenere il valore massimo e il valore minimo che appunto il sensore può rilevare per fare poi una proporzione, perché era mio interesse ottenere come valore un valore in percentuale del rilevamento dell'umidità della pioggia. Quindi, facendo una piccola proporzione tra il valore massimo della scala di Tasmota e il valore massimo che può raggiungere il sensore, che è, lo calcoliamo subito, 2 elevato a 16, perché è un 16 bit, diviso 2 perché possono essere numeri sia positivi che negativi, circa 32.007. Facendo una piccola proporzione, il valore più o meno dei 3.3 volt che potrà rilevare il sensore come valore massimo è circa 27-28.000. In questo modo io sono in grado di riproporzionare il mio valore assoluto, che va da 0 a 28.000, mettiamo 28.000 come valore massimo, in 0 3.3 volt e quindi 0 100%. Questo lo utilizzerò nella formula che poi io sono andato a mettere in OpenHub. Ho fatto una trasformazione per appunto utilizzare il valore assoluto che mi restituisce il sensore e trasformarlo in un valore percentuale. Ovviamente non sono stato a essere preciso alla singola cifra decimale, però è un'indicazione abbastanza valida e veritiera. Quindi quello che ho dovuto fare è andare su Tasmota Console e inviare il comando Sensor 12 S1. Quindi il mio Tasmota mi risponde con appunto il settings S1, che è un single ended e range 4096 mV, ovviamente quasi 4.1 volt. Il problema è che su Tasmota, dando questo comando, il valore viene memorizzato solo in questa sessione di lavoro. Se io dovessi riavviare il dispositivo, tornerebbe il valore di default, che è S0. Quindi bisogna dire a Tasmota tutte le volte che viene avviato di impostare questo valore a S1. Questo si fa andando a scrivere una rule che si basa sull'evento di boot. Io adesso vi scrivo qua il comando, che è rule 1 on system boot, che è l'evento. Quindi tutte le volte che Tasmota si avvia, cosa devi fare? Devi lanciare il comando Sensor 12 S1. Questo genera una regola su Tasmota che fa sì che ogni volta che si avvia il sistema viene eseguito il comando dopo do. Io adesso non lo faccio perché l'ho già creata questa regola, però ve la posso far vedere. Se scrivo rule si vede questa regola che è attiva e il corpo è questo: on system boot, quindi sull'evento di boot esegui Sensor 12 S1.
Dopo aver generato la regola bisogna ricordarsi di attivarla andando a scrivere rule 1 1, perché rule 1 è la rule che abbiamo creato prima. Quindi facendo così la rule si attiva. A questo punto il comando sensor12s1 rimane persistente anche se il dispositivo viene riavviato. Fatto questo, torniamo sull'home page, noi iniziamo a avere i valori qui più reali rispetto alla scala 0,3.3 volt. A questo punto, andando sulla configurazione di OpenHub, andiamo a dire all'item che conterrà il valore di rilevamento del sensore pioggia che deve utilizzare una trasformazione per trasformarmi il valore assoluto in un valore percentuale. Questo l'ho fatto solo per il sensore pioggia, anche perché è un numero che mi aiuta più a orientarmi negli esperimenti, un valore da 0 a 100 rispetto al valore assoluto. Non ho fatto invece la stessa cosa per il sensore crepuscolare, perché lì mi interessa solo rilevare delle soglie per capire quando accendere e spegnere la luce. Andiamo quindi ad aprire OpenHub, così andiamo a vedere la configurazione dell'item e la rule che ho messo per l'accensione e lo spegnimento delle luci. Siamo adesso qui sull'ambiente di sviluppo dove abbiamo i file di configurazione di OpenHub. Andiamo ad aprire la definizione del canale che mi porta il valore del sensore pioggia, quindi nella configurazione della Thing. Questo qua è il canale sensore pioggia, dove prima avevamo una trasformazione JSON-Path perché andavamo a leggere direttamente il valore assoluto tramite trasformazione JSON. Adesso invece applichiamo una trasformazione JavaScript che ho scritto io, quindi custom, utilizzando la parolina chiave JS e poi il nome del file in cui c'è la trasformazione, sensorepioggia.js. Apriamo il nostro file di trasformazione, che è un file JavaScript, è una trasformazione standard JavaScript che riceve la stringa JSON in input, la parsifica e la trasforma in oggetto. Da questo oggetto va a recuperare il valore ADS1115.A1, che è lo stesso path di navigazione del JSON che avevamo usato nella trasformazione JSON-Path. Quindi all'interno di valore abbiamo il valore assoluto del nostro sensore, poi applichiamo una semplice formula per ottenere il valore percentuale utilizzando come valore massimo 28.000. Quindi 28.000 meno il valore rilevato diviso il valore massimo, che è 28.000%. Questo mi dà il valore percentuale sulla scala che abbiamo visto prima. Applicata questa trasformazione, il nostro item mi restituisce appunto il valore percentuale. Andiamo a vederlo su OpenHub, possiamo vederlo direttamente dagli item. Scriviamo pioggia e questo è il valore, che sarebbe il valore percentuale dopo aver applicato la trasformazione che abbiamo visto prima rispetto a questo valore qui, 21.349. Bisogna solo ricordare che il rilevamento della pioggia viene fatto con valori assoluti bassi, quindi la formula di percentuale ovviamente tiene conto di questo e lo calcola in maniera opposta. A questo punto andiamo a vedere invece la regola che ho scritto per gestire il valore del sensore crepuscolare per far sì che si accende e si spenga la luce quando viene notte e quando viene giorno. Quindi se andiamo su OpenHub, andiamo sulle rule, io le ho chiamate crepuscolare, quindi andiamo a vedere quando si accende la luce notturna. La mia regola dice che quando cambia il valore del sensore meteo e se il sensore meteo crepuscolare è minore di 180, che è un valore soglia che ho rilevato in funzione di alcuni test che ho fatto, e la luce non è già accesa, esegui il comando on all'interruttore della luce esterna notturna e poi vabbè, questo è un inline script semplicemente per scrivere un file di log. Viceversa, le luci le spengo, stessa logica, stessa rule, quindi praticamente l'unica differenza è che
il valore deve essere maggiore di 220, quindi un'altra soglia che ho rilevato per far sì che voglio spegnere la luce deve essere accesa e ovviamente il comando che mando alla luce è off. Quindi praticamente ho rilevato due valori soglia, sotto i 180 per me è notte e sopra i 220 per me è giorno. Non ho usato lo stesso valore come soglia per giorno e notte proprio per evitare che se per un certo periodo di tempo, quindi nel momento in cui la luce sta andando via, il valore oscilla sopra o sotto questo fantomatico valore singolo, io accenderei e spegnerei continuamente la luce. Invece in questo modo ho una zona cuscinetto, in questo caso data da un valore di 40, che mi permette appunto di evitare questo fenomeno di accendi-spegni. Detto questo, possiamo andare a vedere i dati dei sensori e come la mia luce notturna si è comportata in funzione appunto del valore crepuscolare. Per vedere i dati possiamo utilizzare direttamente l'interfaccia di InfluxDB2, l'interfaccia web che ci permette di creare delle dashboard simili Grafana. Per fare queste veloci analisi secondo me è più comodo che andare a scrivere la query su Grafana. Quindi apriamo l'interfaccia web di InfluxDB2. Questa interfaccia web ricordo che c'è solo sulla versione 2 di InfluxDB, sulla 1.8 non c'è. Eccoci qua dentro, siamo già loggati, andiamo sulla parte di Data Explorer, andiamo a scegliere il nostro bucket che è OpenHub IR, la nostra measurement che è ambiente e poi andiamo a fare il filtro sulla misura crepuscolare. Prendiamo gli ultimi 7 giorni, va bene, facciamo un submit ed ecco, vedete che bella curva, sono stati tutti i giorni praticamente di sole, qua il crepuscolare rileva la notte, poi inizia a salire, giorno e di nuovo notte. Sembra un po' la curva della produzione del fotovoltaico, però effettivamente alla fine è l'intensità del sole che determina entrambe le misurazioni. Prendiamo gli ultimi 2 giorni e aggiungiamo questo grafico a una dashboard, ne creo una nuova, test crepuscolare, la salvo. In questo modo, in questa dashboard posso aggiungere un altro grafico dove faccio vedere l'interruttore della luce esterna notturna. Quindi prendo come measurement luce, come item prendiamo notturna, PTX notturna luce sono le luci crepuscolari. Faccio un submit, lo aggiungo e vado a vedere, vedete come la curva inizia a salire, la luce si spegne. Come la curva scende e arriva quasi a zero, la luce si riaccende. In teoria il punto in cui il mio interruttore passa da 0 a 1 è quella famosa soglia di 180 e il punto in cui passa da 1 a 0 è la soglia dei 220. Possiamo ancora andare a vedere nel Data Explorer, giusto per curiosità, il grafico del sensore pioggia. Mettiamo gli ultimi 7 giorni anche qua. Vedete, è un po' strano, adesso devo ancora capirlo, probabilmente è l'umidità che fa la differenza. Adesso qui la scala non arriva a 100, arriva al valore massimo rilevato che è 55, no, sarà quasi 60. Purtroppo in questi giorni non c'è stata nessuna giornata di pioggia e quindi non sono riuscito a vedere il valore, diciamo, limite che mi può interessare per capire quando sta iniziando a piovere. Però questa potrebbero essere dei picchi di umidità, anche perché c'è stata anche abbastanza nebbia in questi giorni, quindi è probabile. Comunque su questo sensore devo ancora un po' fare degli esperimenti per capire effettivamente come si comporta.
Bene, detto questo possiamo fermarci qua per questo video. Abbiamo quindi visto la configurazione finale dei due sensori crepuscolare e di pioggia, l'applicazione di una trasformazione per trasformare un valore assoluto in valore percentuale e la definizione della regola per accendere le luci notturne in funzione del valore del sensore crepuscolare. Quindi direi che questo progetto possiamo concluderlo qui. Farò ancora qualche esperimento per vedere come si comporta il sensore pioggia, però in linea di massima le cose stanno funzionando abbastanza bene. Vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video. Per chi vorrà, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.